Bentornati nel forum. Oggi parliamo di Awaken, gioco di ruolo del 2018 di Marco Sekul e di Zoltan Leisei, penso si pronunci così, scusatemi se avessi sbagliato eventualmente, finanziato su Kickstarter e pubblicato in Italia da Isola Ilion Edizioni. Ci sarebbe piaciuto portarvi 2 sessioni di Awaken prima di pubblicare questa recensione, tuttavia a causa di alcuni contrattempi non siamo ancora riusciti a terminare l'avventura, quindi speriamo di potervela portare il prima possibile, ecco. Veniamo a noi quindi e parliamo di Awaken. Voglio dire le cose chiare e tonde fin da subito. Quando questo titolo uscì, la mia aspettativa era veramente molto alta, un po' per le illustrazioni che mi avevano trasmesso un'aura di epicità un particolare, per così dire. In più le descrizioni, quelle riassuntive del sistema e del mondo di gioco, mi avevano dato l'impressione di trovarmi di fronte a un titolo, rubando un termine dal mondo dei videogiochi, un po' AAA, ecco. Purtroppo molte delle mie aspettative sono state deluse, dal momento che, almeno secondo me, i punti a sfavore di questo gioco, che tra poco vi spiegherò, superano abbondantemente tutti quelli a favore. In realtà, in totale trasparenza, non è che il gioco in sé per sé sia brutto, anzi, il sistema e la creazione del personaggio sono piuttosto veloci e intuitivi da apprendere e il gameplay ne risulta in realtà anche molto piacevole, quindi che cos'è che non mi è piaciuto? Come sempre diamo prima uno sguardo all'ambientazione, alla creazione del personaggio e al sistema, per poi lasciare in fondo tutte le considerazioni. La prima parte del manuale ci racconta dell'arrivo sulla Terra di Asimov e Zimitra, 2 entità dal potere quasi divino in fuga dal loro mondo di origine, accompagnati dai loro servi, ovvero la razza dei Titani. Questi Titani modellarono il mondo secondo la volontà dei loro padroni, ma una volta morti i loro corpi formarono la catena montuosa della Grande Barriera, ovvio riferimento al Titano Atlante che formò l'omonima catena montuosa alla sua morte, e poi c'erano un certo Jon Snow ed Eren Yeager che combinarono un macello, mi sembra. Ah no, scusate, format sbagliato. Asimov e Zimitra crearono dunque una nuova razza, ovvero quella umana, e dal momento che Asimov donò a questa nuova specie il libero arbitrio, arrivò a scontrarsi con Zimitra, che preferiva invece dei servitori acefali. Il conflitto vide Asimov vincitore, il quale riuscì a confinare Zimitra al centro della Terra, credo forse un riferimento alla caduta di Lucifero questo. Seguì dunque un'era di rinascita in cui l'umanità venne guidata da Asimov stesso e godeva di poteri sovrannaturali noti come i doni, simboleggianti la connessione con la divinità. Col passare del tempo però Asimov si fece sempre più silenzioso e poco a poco non nacque più nessuno con i poteri dei doni e la storia fino a questo punto divenne lentamente un mito. L'ultimo evento degno di nota è la guerra Vargan, ovvero lo scontro tra le omonime creature, dei ghoul in sostanza, e il popolo di quella che sarebbe diventata la grande città di Gerillo, nota per avere al suo centro una grande piramide in cui si dice che il dio Asimov stia riposando in attesa di risvegliarsi, in cui per la prima volta dopo tanto tempo comparve un risvegliato, ovvero qualcuno con i poteri dei doni. Col passare del tempo la situazione nel continente di Salvora, questo infatti è il nome dell'ambientazione, andò stabilizzandosi dopo secoli di caos dalla scomparsa del dio grazie all'ascesa della chiesa di Asimov, la quale sfruttò la sua influenza politica per favorire la nascita di una grande alleanza fra tutte le maggiori città del continente, e sarà all'interno di questo mondo che i vostri personaggi si muoveranno. Prima di passare alla creazione del personaggio, qualche chiarimento riguardo i risvegliati. Il rapporto con i loro poteri e il resto della gente è molto vario. Di sicuro c'è chi li considera eroi, chi dei mostri perché è invidioso dei loro doni, creando in questo modo situazioni più disparate e realistiche, se ci pensate. Ovviamente anch'essi restano sostanzialmente esseri umani e le motivazioni che li spingono ad agire possono essere varie, per questo esistono diversi ordini di risvegliati all'interno della chiesa di Asimov, diversi sia per organizzazione, scopi e aree di influenza. Il cerchio, l'ordine più antico e più fanatico, Zoria, che si oppone alla centralità del cerchio promuovendo libertà di pensiero, i Siedbog, che promuovono la superiorità dei risvegliati rispetto agli umani, dei suprematisti in pratica,
i Morana, individualisti assetati di potere, e i figli di Sirin, discendenti della città di Sirin, distrutta durante la guerra Vargan, che desiderano riportare la città al suo antico splendore. La prima nota dolente purtroppo è la scala del personaggio. Io capisco il voler mantenere tutti gli elementi all'interno di un singolo foglio, è una cosa che nei giochi di ruolo più contemporanei ormai si fa regolarmente e io stesso apprezzo più le schede di questo tipo, ma qui gli elementi secondo me sono veramente troppi, con il risultato che risulta il tutto molto compresso. E ok che comunque man mano che si gioca si imparerà sempre di più a leggere la scheda, ma secondo me a colpo d'occhio non è veramente bella da vedere. Personalmente avrei distribuito gli elementi in 2 fogli, rendendo il tutto più leggero e leggibile da questo punto di vista. Vediamo quindi ora insieme la creazione del personaggio, appunto. Prima di tutto dobbiamo stabilire le origini, il momento del risveglio dei suoi poteri e come si sia comportato dopo. Lo possiamo fare magari rispondendo alle domande fornite dal manuale, in un modo più o meno simile a quelle di Seven Sea o Leggenda dei Cinque Anelli, per intenderci, e possiamo decidere se farlo appartenere ad uno degli ordini della chiesa di Asimov. Distribuiamo quindi i punti nelle caratteristiche socialità, intelletto e fisico. Tenete a mente che a seconda che il personaggio sia standard, con i poteri risvegliati da poco o esperto, i punti da distribuire possono variare. Quindi moltiplichiamo per 2 il punteggio di ogni singola caratteristica per ottenere i punti da distribuire nelle relative abilità. Anche qui però i punti non possono essere mai più di 3 in fase di creazione, almeno quella standard se non mi ricordo male. Oltre a questo, come giocatori potete scegliere fino a 3 specializzazioni relative ad alcune abilità a vostra scelta, che se chiamate in causa vi garantiranno un dado bonus. Ora, su come funzionano le prove lo vediamo tra poco nel sistema. In più avrete anche 3 virtù: la fortuna, che se spesa vi garantisce un successo in automatico, la volontà, che vi garantisce un successo extra rispetto a quelli ottenuti, e il coraggio, che non è da spendere in questo caso, semplicemente è il master a dire quando va chiamato in causa e semplicemente si effettua come una prova normale. Ma veniamo alla parte più importante del vostro personaggio, ovvero i doni. Si dividono in 4 categorie: mente, illusione, corpo e realtà, e anche in questo caso avremo dei punti da distribuire per stabilirne il relativo livello. Si tratta in tutto e per tutto di superpoteri, come per esempio potrebbero essere la forza sovrumana, la telecinesi, la metamorfosi o la lettura della mente, il cui utilizzo però comporta a volte la comparsa di segni sulla pelle chiamati segni del sangue o l'accumulo di una corruzione, in una meccanica molto simile, devo dire, all'uso della magia in Symbaroum per esempio, i cui effetti collaterali devo dire si assomigliano anche abbastanza, forse qui però con un po' meno implicazioni filosofiche. Ora, non viene detto esplicitamente nel manuale, credo tuttavia la corruzione dipenda in qualche modo dall'influsso di Zimitra, un po' come appunto i doni invece provengano da Asimov, ma questa resta semplicemente una mia congettura. Ultimo punto, dovrete bilanciare la reputazione e la ricchezza del personaggio, che avranno degli effetti meccanici in gioco sul relativo equipaggiamento o sulle interazioni sociali del personaggio nella vita di tutti i giorni. Vediamo quindi il sistema. Awaken si basa sul dado a 6 facce. Per superare una prova sommiamo abilità più caratteristica e lanciamo tanti D6 quanto il valore ottenuto. Ogni 5 e 6 è un successo, ma certe situazioni richiederanno più di un successo per essere superate, in modo molto simile allo Year Zero e in parte sempre a 7C. Ogni successo in più del necessario significherà che l'azione è stata compiuta sempre meglio. Se ne totalizzano 5 o più è un successo straordinario, mentre se ne ottiene nessuno e uno dei dadi è un 1 naturale, si tratta di un fallimento totale. Se non si possiedono punti in una determinata abilità, si può sempre tentare lanciando solo i dadi della caratteristica. Intorno a questa meccanica si snodano però tutti gli elementi di gioco, come il lancio contrapposto, vince che ottiene più successi, o il combattimento, che vedremo tra poco. Nel caso il giocatore descrivesse le sue azioni con particolare creatività o comunque in modo proattivo e originale, il Game Master può garantirgli una sorta di punto ispirazione, chiamato bonus creativo, che garantisce un tot di dadi in più al tiro. Da notare inoltre che se il giocatore avesse accumulato tanti malus da non avere più dadi da tirare, potrà comunque lanciare un singolo dado, chiamato dado di riserva, quindi nessuno resterà senza far niente in Awaken.
Passiamo al combattimento. Ogni personaggio possiede dei punteggi per combattere da disarmato, con arma da mischia o a distanza, ottenuti dalla somma di fisico, armatura, bonus arma o agilità da disarmato e nell'abilità nell'arma, che indicano il numero di dadi da tirare a seconda della situazione. Ognuno dei giocatori dichiara le proprie intenzioni, quindi può ricorrere ad una manovra, come per esempio attivare i suoi doni, e può lanciare i dadi. La pool in questo caso va divisa tra dadi dell'attacco e della difesa, in cui ogni successo in attacco indica un danno inflitto, mentre ognuno in difesa un danno dell'avversario che siamo riusciti a parare. Non vi è un vero e proprio ordine di iniziativa, potete decidere voi come sia meglio procedere. Il calcolo dei danni è diviso in letali e non letali secondo uno schema classico. 2 danni non letali fanno un danno letale e man mano che subirete i danni non solo le vostre condizioni si aggraveranno, ma calerà anche il numero massimo di dadi che potete tirare, come mostrato nella scheda alla voce resistenza. A sua volta l'accumulo di corruzione comporterà una diminuzione della vitalità, ovvero i punti ferita massimi del vostro personaggio, oltre che i suoi effetti collaterali. L'avanzamento del vostro personaggio avverrà accumulando punti ogni volta che superate una prova, fin quando non se ne avranno abbastanza per aumentare di livello il punteggio dell'abilità e quindi ottenere più dadi da lanciare o acquisire nuove specializzazioni, dandovi piena libertà di scegliere come evolverlo. Considerazioni. Tutto sommato ho apprezzato il sistema, leggero e di veloce apprendimento, ma secondo me il vero problema di Awaken sta in generale nella cura editoriale del progetto. Nonostante tutto quello che vi ho spiegato finora, leggendo proprio il manuale ho avuto l'impressione di trovarmi costantemente di fronte a descrizioni sommarie che non aiutano molto a calarsi nell'ambientazione e nell'atmosfera del gioco. La lore è molto, anzi troppo, diciamolo, semplice. Le descrizioni delle città sono minimali e, mi dispiace dirlo, non supportate da illustrazioni all'altezza, tanto che noi, quando dovevamo cercare di capire in qualche modo quale fosse l'estetica, l'aspetto visuale di questo mondo, abbiamo avuto notevoli difficoltà. In alcune parti, mi azzardo a dire, sembrava voler essere un The Witcher, in altre un MMORPG come se ne vedono tanti, o comunque un generico low fantasy. Per farla breve, quando io devo pensare al mondo del gioco di ruolo Awaken, che cosa mi devo immaginare? In alcune parti mi sembra di capire volesse ispirarsi al folklore slavo e in effetti alcune creature del bestiario lo lasciano un po' intuire, così come anche alcuni nomi, però devo dire che non è che sia così forte tematicamente o che si capisca alla prima. Riguardo alla qualità delle illustrazioni, come detto prima, in realtà c'è molta altalenanza, alcune sono molto belle, altre, come si può dire, si poteva fare di meglio, ecco. Ma restando invece sempre sulla qualità della scrittura del manuale, vi porto un esempio, il combattimento. Pur essendo, come avete sentito, semplice tutto sommato, è stato spiegato in modo e in maniera tale che gli autori alla fine sono dovuti ricorrere a un mini schema riassuntivo a fine del capitolo, aggiungendo tra l'altro una battutina del tipo accidenti, quanta confusione, no? Dio mio, signori. Per concludere, sì, sono rimasto abbastanza deluso da questo gioco. Un sistema semplice e intuitivo, ma che poggia su un'ambientazione e su un'idea poco originali e che per questo meritavano sicuramente una cura maggiore nella scrittura. Per non parlare, come vi ho già detto, della scheda del personaggio, il che comunque è veramente un peccato perché le tematiche di Awaken ce ne sono tante che sono anche interessanti da affrontare in una sessione. Abbiamo appunto il radicalismo religioso, il suprematismo, l'individualismo e il patriottismo, che per l'appunto sono tematiche veramente belle da portare durante una campagna, e non sto dicendo che in Awaken in realtà siano impossibili da portare, ma secondo me il quadro generale in qualche modo le azzoppa, ecco. Il mio consiglio è, se volete giocare ad Awaken, di approcciarvi a questo titolo senza troppe pretese e di aiutarvi voi magari con dei riferimenti visivi che vi aiutino a calarvi meglio nell'atmosfera di gioco. Sono stato troppo cattivo in questo mio giudizio? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Io, come al solito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, ringrazio il nostro tribuno Andrea Biasone che ci ha dato modo di potervi parlare di Awaken. Vi invito, come sempre, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua sotto. Vi invito inoltre, se volete, a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram, e se volete potete unirvi al nostro gruppo Telegram per fare 2 chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo dei giochi di ruolo. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.